Q-Bot teme il cambiamento. Ma restare fermi è il vero pericolo. Solo accettando il deragliamento e il vuoto, imparerà finalmente a volare. Q-Bot viveva nel cuore di un mondo di vetro satinato. Lì, il tempo era sospeso e ogni suono moriva prima di nascere nel silenzio vattato. Gli bastava quel riflesso opaco per sentirsi al sicuro, protetto dalla sua stessa immobilità. Poi arrivò Nexus, un'irruzione di blu elettrico che infranse la monotonia geometrica. Era una sfera di cristallo poliedrica, carica di un'energia vibrante che Q-Bot non riusciva a comprendere. La sua presenza sfidava la quiete piatta di quel mondo. Nexus non emetteva suoni, ma proiettava una visione. Dal suo nucleo scaturirono binari dorati fatti di luce solida che si perdevano nel bianco infinito. Era un invito silenzioso a lasciare il guscio e scoprire cosa ci fosse oltre la nebbia. Q-Bot provò a fare il primo passo, ma il contatto tra il suo metallo e il vetro produsse uno stridore lacerante. Quel rumore metallico era caos puro, un urlo che feriva la sua pace perfetta. Si fermò all'istante, tremando per il terrore del cambiamento. Sopraffatto dalla paura, Q-Bot scelse di non muoversi mai più. Dalle sue gambe robotiche iniziarono a germogliare spesse radici metalliche dorate che si conficcarono profondamente nel suolo di vetro, ancorandolo con forza disperata a quell'unico punto. Nexus orbitava attorno a lui, con i suoi circuiti laser che pulsavano di un azzurro preoccupato. Cercava di avvertirlo che il mondo non si sarebbe fermato con lui. Rimanere immobili in un universo in movimento era solo un altro modo per andare incontro al disastro. Q-Bot non lo ascoltò. Spinse le sue radici dorate verso l'alto, intrecciandole attorno al suo corpo fino a formare una fitta gabbia impenetrabile. Si chiuse dentro, isolandosi completamente dal mondo esterno, convinto di aver finalmente trovato la pace eterna. Il silenzio tornò, ma non era più quello di prima. Senza il movimento di Nexus e senza l'attrito del viaggio, Q-Bot scoprì il vuoto. La solitudine non era più protezione. Era una perdita che scavava dentro il suo petto metallico, un'assenza più pesante di qualsiasi rumore. Improvvisamente, l'illusione di stabilità finì. I binari dorati finivano sull'orlo di un baratro invisibile, e l'inerzia del mondo, che Q-Bot aveva ignorato, spinse la sua gabbia verso il nulla. Il deragliamento era inevitabile, stava precipitando, proprio perché aveva cercato di restare fermo. Mentre precipitava, Q-Bot fece la sua scelta. Con un ultimo sforzo sovrumano, infranse la gabbia dorata. Sentendo il vento e il rumore del disordine, non provò più paura. Mentre cadeva nel vuoto, sorrise per la prima volta. Aveva capito che il deragliamento non era la fine, ma l'inizio del volo.